Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Oggi, mentre stavo navigando un po' sul web, sulla rete, ho trovato un meme molto simpatico e ho pensato, questo è uno degli elementi più importanti della cultura italiana, quindi penso che sia piuttosto interessante anche per i lernamici. Ecco l'immagine che ho trovato. Ovviamente, quindi il protagonista di cui parlavo è il limoncello. In Italia un pranzo o una cena che si rispetti deve terminare con un bicchierino di limoncello. E sono certa che anche voi qualche volta siate caduti in tentazione quando eravate in un ristorante italiano, non è così? Non importa, un po' di limoncello non fa male a nessuno. Anzi, la prossima volta che qualcuno vi lancia un'occhiataccia quando ordinate un limoncello, potete rispondere così. Ma siete sicuri di sapere tutto sul limoncello italiano? Se la risposta è no, non vi preoccupate perché per questo ci sono io. Infatti, in questo video vedremo come è nato il limoncello, qual è la ricetta originale per prepararlo a casa e anche alcune curiosità su questa deliziosa bevanda. Ok, solo una domanda. C'è qualcuno che ancora non sa cosa sia il limoncello? Lo chiarisco subito. Si tratta di un liquore realizzato con le scorze dei limoni. Dunque, le sue origini non sono ancora del tutto chiare e la sua nascita è contesa tra gli abitanti di Amalfi, di Sorrento e di Capri. Insomma, una cosa è certa, è nato in Campania. Secondo la storia più accreditata, il limoncello è nato a Capri, nella pensione di Maria Antonietta Farace. Questa donna infatti era solita offrire agli ospiti del suo albergo questo liquore che lei stessa realizzava con i limoni del suo giardino. E gli ospiti ne erano estasiati. Sembrerebbe che anche Axel Munthe, uno dei padri della psichiatria moderna, fosse un cliente abituale della pensione, nonché un grande amante della bevanda. E quindi lui e i suoi amici intellettuali dell'isola andavano generalmente alla pensione di Maria Antonietta dopo pranzo per gustare questa bevanda come digestivo. Successivamente gli eredi della signora Farace hanno avuto l'intuizione di cominciare la produzione di limoncello, seguendo proprio la ricetta di famiglia. Infatti, proprio il nome limoncello è stato brevettato a Capri nel 1988 da un certo Massimo Canale, che era proprio il nipote di Maria Antonietta Farace. Però anche tra Amalfi e Sorrento, che sono due città della Campania molto famose per i loro limoni, ci sono tantissime altre leggende, storie e racconti riguardo l'origine di questa bevanda. C'è per esempio chi sostiene che questa bevanda era utilizzata dai pescatori e dai contadini al mattino per combattere il freddo. Tutto questo già intorno all'anno 1000. Altri invece ritengono che questa bevanda sia nata all'interno di un convento per deliziare i frati tra una preghiera e l'altra. Addirittura c'è anche chi pensa che sia stato proprio Zeus a
dare la ricetta per questa gustosa bevanda a un abitante delle Terre delle Sirene, attuale Campania, insomma. Bene, vi lascio qui in sovrimpressione tutti gli ingredienti con le quantità per preparare un delizioso limoncello originale a casa. Ricordate che la materia prima è molto importante. L'ideale sarebbe utilizzare dei limoni biologici possibilmente provenienti da Amalfi o Sorrento. La preparazione è semplicissima. Anche qui vi lascio in sovrimpressione tutti i dettagli riguardo la preparazione del limoncello, però vi voglio dire alcuni suggerimenti, alcune cose importanti. Per esempio, quando pelate i limoni per ricavare la scorza, mi raccomando, prendete solo la parte gialla e non quella bianca, che è amara. Poi mi raccomando, lasciate le scorze di limone all'interno dell'alcol per circa una settimana al buio, in un luogo fresco. E quando poi unite il succo ricavato dalle scorze di limone e l'alcol allo sciroppo, mescolate bene, mettetelo in un contenitore con chiusura ermetica e lo dovete lasciare a riposo per circa un mese. Lo so, bisogna aspettare molto per gustare un delizioso limoncello. E anche qui, durante questo mese, il vostro limoncello deve essere al buio. Ma non vi preoccupate per l'attesa perché ne vale la pena. E mi raccomando, servitelo freddo. Molti infatti consigliano di metterlo nel freezer circa un'ora prima di servirlo. Oggi possiamo affermare che il limoncello è famoso in tutto il mondo, ma non ne sono completamente certa. Scrivetemi nei commenti se conoscete qualcuno che non sa dell'esistenza del limoncello. In ogni caso, penso che la maggior parte del mondo sappia cosa sia il limoncello. E questo si deve soprattutto ad alcune celebrità che lo hanno reso tanto famoso. In particolare, due attori, George Clooney e Danny DeVito. Quest'ultimo nel 2006 era ospite a un programma TV, The View, un programma statunitense molto seguito. Ebbene, vi si è presentato completamente ubriaco e per giustificarsi ha detto: «Lo sapevo che gli ultimi 7 bicchierini di limoncello mi avrebbero fatto male». Bicchierini bevuti proprio alla casa di George Clooney il giorno prima. Dopo questa dichiarazione, le vendite del limoncello sono schizzate alle stelle e l'attore stesso ha cominciato a produrre il suo proprio limoncello. E dopo di lui molti altri, tra cui anche George Clooney, Ryan Reynolds, Jay-Z, Drake, Dan Aykroyd e Francis Ford Coppola. In Italia diciamo che ogni famiglia ha la sua propria ricetta della nonna, la ricetta che si tramanda di generazione in generazione, quindi è molto probabile che possiate provare limoncelli leggermente diversi, ma tutti ugualmente buoni. Ma il mio consiglio è: se davvero volete assaporare il limoncello originale, dovete fare un viaggio nella costiera amalfitana. Ho ancora un'ultima curiosità che non può essere tralasciata, perché l'orgoglio italiano è stato ferito. Non sto scherzando, l'orgoglio italiano è stato ferito quando l'International Wine and Spirit Competition ha dichiarato che il miglior limoncello
al mondo è olandese. È stato un duro colpo per noi italiani. Però ovviamente io non ho avuto l'occasione di provare il limoncello olandese che ha vinto, quindi probabilmente dovrò farlo e giudicare. In ogni caso, questo era tutto sul limoncello. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se lo avete provato, dove lo avete provato, se avete un limoncello preferito. Scrivetemi tutto nei commenti. Se decidete di realizzare il vostro limoncello, allora dovete assolutamente preparare anche il tiramisù, un altro pilastro della cultura italiana, al limoncello. Vi svelo la ricetta in un video dedicato proprio al tiramisù. Ricetta originale e ricetta al limoncello. Come sempre il video lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Poi vi ricordo che se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete visitare il nostro sito learnamo.com, invece per tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo ogni giorno non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi aspetto in un nuovo video molto presto.